Ciao a tutti e benvenuti sul canale Italiano Vivo. Oggi facciamo una bellissima Italian Listening Practice per capire bene come usare il trapassato prossimo in italiano. Ciao Marta e ciao a tutti i nostri cari ascoltatori. Esatto, in questa Italian Conversation parleremo di ricordi e di storie interessanti. Usiamo il trapassato prossimo per raccontare un'azione che è successa prima di un'altra azione nel passato. Giusto, Luca. Per imparare l'italiano, o come dicono i nostri simpatici amici spagnoli, per apprendere italiano in modo naturale, è fondamentale ascoltare in madrelingua. Oggi vi spieghiamo questo tempo del passato in modo molto semplice e chiaro. Ricordate il nostro video precedente? Se cercate sul nostro canale c'è un video utilissimo intitolato proprio Come parlare del passato. Lì abbiamo spiegato la differenza tra passato prossimo e imperfetto. Vi consiglio di guardarlo se volete fare un bel ripasso. È perfetto per i principianti. Curiosa, Luca. Oggi vogliamo fare una vera conversazione italiana per il nostro pubblico, ideale per chi cerca lezioni di italiano a livello italiano A2 e italiano B1. Hai una storia interessante da raccontarci per fare un esempio ai nostri studenti? Certamente, ho una storia molto divertente e anche un po' disastrosa che mi è successa proprio ieri mattina. È perfetta per imparare a parlare italiano, per fare Italian Immersion e capire bene l'ordine delle azioni nel passato. Che bello! Adoro ascoltare le tue avventure. Le nostre lezioni di italiano sono sempre molto più divertenti quando raccontiamo storie di vita vera. Ascolta italiano con noi, caro pubblico. Vai, Luca, racconta tutto, siamo curiosi. Allora, ieri mattina avevo una riunione di lavoro importantissima nella città di Milano. Così mi sono svegliato molto presto, ho preparato un caffè veloce e sono andato subito in stazione. Ma quando sono arrivato al binario, il treno era già partito. Oh no, che grandissimo disastro! Attenzione ragazzi, qui usiamo due azioni diverse al passato. Luca è arrivato in stazione, ma il treno era già partito prima del suo arrivo. Questa è la vera conversazione in italiano di cui parlavamo prima. Esatto, l'azione del treno è successa prima della mia azione. Il treno era partito molto prima. Ecco perché ho dovuto usare il trapassato prossimo, dicendo era partito. Questo tempo è davvero fondamentale per chi vuole imparare italiano a livello intermediate. A proposito di imparare, ragazzi, creare questi dialoghi in italiano e questi video gratuiti richiede davvero tanto tempo, ricerca e lavoro. Se volete sostenere Italiano Vivo e volete offrirci un caffè virtuale, potete abbonarvi al canale. Sarebbe un aiuto prezioso per noi. Sì, abbonarsi per sostenerci e offrirci un caffè è un gesto bellissimo che apprezziamo tanto. Inoltre, se il video di oggi vi piace, vi chiediamo di iscrivervi subito al canale, mettere un bel mi piace e lasciare un commento. L'algoritmo di YouTube è molto esigente, i mi piace e le iscrizioni dicono al sistema che il contenuto è valido e così ci aiutate a farlo vedere a più persone nel mondo che vogliono imparare l'italiano. E per mantenere l'attenzione alta, facciamo subito un piccolo gioco. Scrivetemi nei commenti in questo momento. Vi è mai capitato di perdere un treno, un aereo o un autobus perché eravate in ritardo? Scrivete sì oppure no nei commenti. Leggiamo sempre tutto. È sempre bellissimo leggere le vostre storie personali nei commenti. Ma torniamo al mio disastro di ieri mattina. Ero lì, sulla banchina del treno, completamente da solo. Avevo corso moltissimo per non fare ritardo e stavo sudando. Quando ho guardato con attenzione il tabellone elettronico luminoso, ho finalmente capito il mio errore. Quale errore avevi fatto? Non avevi guardato bene l'orario del treno su internet prima di uscire di casa? Molto peggio di così, Marta. Quando ero uscito di casa non avevo preso i miei occhiali da vista. Così, guardando lo schermo del telefono in fretta, avevo letto che il treno partiva alle 7:30, ma in realtà il vero orario di partenza era alle 7:10. Incredibile, sei il solito sbadato. Anche qui, cari amici, abbiamo un'altra frase perfetta in italiano per la nostra Italian Listening Practice. Luca ha detto «Non avevo preso i miei occhiali». Questa azione è successa prima di arrivare in stazione. Proprio così.
L'azione di prendere gli occhiali, o meglio, di non prendere gli occhiali per dimenticanza, è precedente. Per capire bene i madrelingua, migliorare l'ascolto e iniziare a pensare in italiano, dovete notare questi piccoli e importanti dettagli. E dopo che hai scoperto di aver perso il treno, cosa hai fatto in stazione? Hai subito chiamato il tuo capo ufficio per avvisare dell'enorme ritardo? Certo, ho pensato subito di chiamare l'ufficio, ma c'era un altro grandissimo problema ad aspettarmi. Quando ho preso il telefono dalla tasca dei pantaloni, ho visto che lo schermo era nero. La batteria era completamente scarica. La sera prima, infatti, non avevo caricato il cellulare. Oh mamma mia, un disastro dietro l'altro. Quindi qui abbiamo un altro trapassato prossimo perfetto. Non avevo caricato il cellulare. L'azione di caricare il telefono doveva succedere la sera prima, ma tu non l'hai fatto. Per questo motivo, la mattina successiva, il telefono era spento. Esatto, Marta. Spiegare il trapassato prossimo usando esempi di vita reale in questo modo è davvero semplice ed efficace. Le diverse azioni del passato si collegano perfettamente tra loro, esattamente come i piccoli pezzi di un puzzle colorato. È vero, Luca, e ascoltare con calma queste storie di tutti i giorni, questa vera conversazione in italiano naturale, aiuta tantissimo chi sta studiando la nostra bellissima lingua per la cittadinanza, per viaggiare o semplicemente per esplorare la cultura italiana. Concordo al 100% con te. La pratica continua dell'ascolto è sempre la strada migliore e più sicura. E ora, come facciamo sempre nel nostro Italian Podcast, analizziamo in modo chiaro un po' il vocabolario che abbiamo usato finora. Ottima idea, Luca. Facciamo subito la nostra analisi del lessico per i nostri studenti. Spieghiamo alcune parole utili per arricchire il vocabolario italiano di tutti i giorni. Inizio io con la prima parola della lista. Disastro. Significa una situazione molto brutta o caotica, un evento che va nel modo sbagliato e crea tanti problemi o una grande confusione. Nella nostra conversazione di oggi, perdere quel treno importante al mattino è stato un vero disastro per Luca. Binario. Questa parola indica il lungo percorso di metallo su cui viaggiano i treni nelle stazioni. Quando andiamo in una stazione ferroviaria per partire, cerchiamo sempre il numero del binario corretto per poter salire sul nostro treno. Tabellone. È il grande schermo luminoso ed elettronico che troviamo appeso nelle grandi stazioni dei treni o anche negli aeroporti. Serve a mostrare a tutti i passeggeri gli orari precisi, gli eventuali ritardi e i numeri dei binari delle partenze e degli arrivi. Sudare. È un'azione molto naturale del corpo umano. Quando fa molto caldo in estate o quando corriamo velocemente per strada, come ho fatto io ieri mattina, la nostra pelle produce delle piccole gocce di acqua per rinfrescarsi. Questo significa proprio sudare. Bene ragazzi, adesso che abbiamo capito bene il significato di queste parole, continuiamo subito con la nostra utilissima Italian Listening Practice. Voglio assolutamente scoprire come continua questa tua folle avventura mattutina, Luca. Eravamo rimasti lì, sulla banchina della stazione, completamente da solo, con il treno già partito e il telefono scarico. Come hai fatto a risolvere questo enorme problema? Marta, ti assicuro che in quel momento mi sentivo davvero disperato. È stata una mattina che sembrava infinita. Allora, siccome il mio telefono cellulare era completamente morto, ho pensato di cercare un bar o una caffetteria all'interno della grande stazione. Volevo chiedere a qualcuno in prestito un caricabatterie, oppure volevo semplicemente usare un telefono fisso per chiamare finalmente il mio capo a Milano. Questa mi sembra una buonissima idea. Nelle stazioni italiane, per fortuna, c'è quasi sempre un bar aperto fin dalle prime luci del mattino. È il posto perfetto per bere un buon caffè caldo, mangiare un cornetto e chiedere informazioni. Fare conversazione in italiano al bar è un vero classico per chi ama la cultura italiana. Esatto, i bar in Italia sono sempre luoghi di grande aiuto. Così sono entrato nel primo bar luminoso che ho visto. C'era un profumo meraviglioso di caffè appena fatto e di brioche. Ho sorriso alla gentile signora dietro il bancone e le ho chiesto scusa per il disturbo. Le ho spiegato che avevo bisogno di bere una bottiglia d'acqua fresca e poi le avrei chiesto un piccolo aiuto. Ma proprio in quel preciso istante
ho fatto un'altra scoperta terribile. Oh no, un'altra tragedia? Luca, ma tu sei davvero incredibile, mi stai facendo preoccupare. Cosa avevi combinato questa volta? Ho messo la mano nella tasca destra dei miei pantaloni, poi nella tasca sinistra, poi nella giacca e ho capito una cosa gravissima. Avevo lasciato il mio portafoglio sul tavolo della cucina. Prima di uscire di casa, per colpa della grande fretta, avevo preso le chiavi di casa, ma avevo completamente dimenticato di prendere i miei soldi e le mie carte di credito. Alt, fermiamoci tutti solo un secondo, cari amici che ci ascoltate da casa. Avete sentito bene? Luca ha usato di nuovo perfettamente il trapassato prossimo nel suo racconto. Ha detto due frasi fondamentali. Avevo lasciato il portafoglio e avevo dimenticato di prendere i soldi. Bravissima Marta, sei sempre molto attenta. L'azione di lasciare il portafoglio a casa sul tavolo è successa molto prima del mio arrivo al bar della stazione. Per imparare italiano in modo corretto e per migliorare il vostro livello Intermediate Italian, dovete abituarvi a usare il trapassato prossimo proprio in queste normali situazioni quotidiane. È davvero un esempio perfetto. Per capire bene i madrelingua e imparare a parlare italiano, dobbiamo notare che quando raccontiamo una storia al passato e vogliamo descrivere un'azione ancora più vecchia, dobbiamo andare indietro nel tempo, usando avevo fatto, ero andato. Ma torniamo a te, Luca. Come hai fatto senza soldi e senza telefono? Questa mattina sembra esattamente la trama di un film comico al cinema. Me lo chiedo ancora adesso. Ero lì, sudato, stanco e senza un centesimo in tasca. Ma, per mia grandissima fortuna, la signora del bar è stata una persona fantastica. Le ho spiegato la mia disastrosa situazione usando un tono molto educato e gentile. Le ho detto la verità. Che fortuna incontrare persone così gentili e di buon cuore. Nei nostri video e nel nostro Italian Podcast diciamo sempre che la maggior parte delle persone in Italia ama aiutare chi si trova in vera difficoltà. Questa è la vera essenza della vita italiana. Quindi la barista ti ha aiutato? Sì, Marta, è stata un vero angelo. Ha capito la mia frustrazione. Non solo mi ha regalato subito la bottiglia d'acqua fresca, dicendo «Non preoccuparti, offro io», ma mi ha anche prestato il telefono fisso del suo negozio per fare la mia importante e urgente chiamata di lavoro. Meraviglioso! Queste sono le storie che ci fanno amare la nostra Italia. Allora immagino che tu abbia composto il numero del tuo ufficio a Milano il più velocemente possibile per avvisare il direttore del tuo grande ritardo. Cosa ti ha risposto il capo? Era molto arrabbiato con te? Guarda, non ho nemmeno parlato con il direttore. Ho chiamato l'ufficio e ha risposto la nostra segretaria, la dolcissima signora Giulia. Io ho chiesto subito di poter parlare con il capo per scusarmi, ma lei, con una voce molto calma, mi ha dato un'altra notizia completamente inaspettata. Non ci credo. Un'altra sorpresa? Quale notizia ti aveva dato la segretaria al telefono? Mi ha detto testuali parole. Luca, non preoccuparti di correre in ufficio, il direttore era già uscito. Prima della mia telefonata, circa un'ora prima, il direttore aveva ricevuto una chiamata personale molto urgente e aveva dovuto cancellare improvvisamente tutte le riunioni della mattina. Ma che colpo di scena pazzesco! E attenzione di nuovo, amici, il direttore era già uscito e aveva ricevuto una chiamata. Ancora una volta stiamo vedendo la vera forza del trapassato prossimo. Questo è un modo fantastico per studiare il vocabolario italiano e la grammatica, senza annoiarsi mai. Esattamente. La riunione era stata annullata. In quel preciso istante, le mie emozioni erano molto confuse. Da una parte mi sono sentito immediatamente sollevato e leggero, perché non dovevo più stressarmi per il ritardo. Dall'altra però ho pensato, ho corso come un pazzo, ho perso il treno, ho dimenticato il portafoglio per un'assoluta nullità. Povero il mio Luca. Tutto questo enorme stress per una riunione che in realtà non esisteva più. Ma è proprio per questo motivo che è così utile e divertente imparare italiano con noi. Raccontare i propri disastri quotidiani con un sorriso ci aiuta a fare tantissima Italian immersion. È verissimo. Alla fine ho ringraziato con tutto il mio cuore la signora del bar per il suo enorme aiuto.
Le ho promesso solennemente che sarei tornato il giorno dopo per pagare la mia bottiglia d'acqua e per ringraziarla meglio. E per tornare a casa dalla stazione, come hai fatto? Siccome non avevi i soldi nemmeno per un biglietto dell'autobus e il telefono per chiamare un taxi era spento, immagino che tu abbia dovuto fare una bella camminata. Esatto. Ho camminato per più di 3 chilometri a piedi fino a casa mia. Ero stanco morto, ma almeno la giornata di lavoro era cancellata. Sono sicura che i nostri studenti da casa stanno sorridendo ascoltando questa bellissima conversazione in italiano. E ora, proprio per aiutare chi vuole imparare italiano a ricordare le parole nuove, facciamo la nostra amata analisi del lessico. Ottima idea, Marta. L'analisi del vocabolario è sempre utilissima. Estraiamo 5 parole interessanti che abbiamo usato in questo racconto, per capire come usarle nella vita di ogni giorno. Inizia pure tu. Bancone. Il bancone è quel lungo tavolo di legno, vetro o marmo che si trova nei bar o nei negozi. I clienti stanno da una parte in piedi per ordinare da bere o da mangiare e il barista sta dall'altra parte per preparare i deliziosi caffè. In prestito. Quando chiediamo una cosa in prestito, significa che chiediamo a una persona di darci un oggetto per un breve periodo di tempo, con la promessa certa di restituirlo poco dopo. Ad esempio, si può chiedere in prestito un telefono, un libro o una penna. Colpo di scena. Questa è una bellissima espressione che si usa tantissimo quando si racconta la trama di un film o di un libro emozionante. Significa un evento totalmente inaspettato, una grande sorpresa improvvisa che cambia completamente la storia, proprio come la riunione cancellata di Luca. Essere sollevato. Sentirsi sollevato significa provare un senso di grandissima pace, tranquillità e liberazione, dopo un momento di forte preoccupazione, ansia o paura. È proprio quella bella sensazione di quando togliamo uno zaino pesantissimo dalle nostre spalle. A piedi. Questa è una semplice ma fondamentale espressione di movimento. Andare a piedi significa semplicemente camminare per raggiungere un luogo, senza usare macchine, treni, autobus o biciclette. Usiamo solo le nostre gambe, proprio come ha fatto Luca per tornare a casa. Benissimo, Marta. Queste spiegazioni sono sempre chiare e perfette. Spero che i nostri cari amici stiano ripetendo queste parole a voce alta a casa, perché la ripetizione è il grande segreto per ricordare il vocabolario a lungo termine. Bene ragazzi, la nostra bellissima Italian Listening Practice continua. Ascoltare storie reali è il modo migliore per imparare italiano velocemente. Luca, la tua avventura mi sta appassionando tantissimo. Hai camminato per 3 chilometri a piedi per tornare a casa. Immagino che le tue povere gambe fossero distrutte. Puoi dirlo forte, Marta. Ero veramente stanco morto. Ma mentre camminavo lentamente verso casa mia, pensavo a una cosa positiva. La giornata, iniziata in modo terribile, in realtà si era trasformata in una giornata libera e inaspettata. Potevo finalmente rilassarmi, fare una doccia calda e leggere un buon libro sul mio divano. Che bel pensiero! È molto importante cercare sempre il lato positivo delle cose, specialmente per noi italiani che amiamo vivere la vita con calma e serenità. Quando cerchi di pensare in italiano, prova anche tu a usare questa filosofia. E quindi sei arrivato davanti alla porta di casa tua felice e tranquillo? Esattamente. Sono arrivato davanti alla porta di casa, ho preso le chiavi dalla tasca dei pantaloni e ho messo la chiave nella serratura. Ho girato la chiave lentamente, ho aperto la porta con un grande sorriso, pronto a godermi la mia casa silenziosa. Ma appena ho aperto la porta, ho visto un nuovo disastro. Un nuovo disastro? Ma questa è davvero una giornata stregata, Luca. Cos'era successo dentro casa tua mentre tu eri alla stazione del treno? Non dirmi che avevi lasciato una finestra aperta e sono entrati i ladri. No, nessun ladro per fortuna, ma il colpevole era molto più piccolo e peloso. Il mio adorato cane, il mio simpatico cucciolo che si chiama Fido. Aveva combinato un guaio gigante. Il salotto era completamente coperto di piume bianche, ovunque. Oh mamma mia, delle piume bianche ovunque. E perché? Cosa aveva fatto il povero Fido per creare tutta quella enorme confusione in salotto? Mentre io non c'ero, il mio cane aveva preso il mio cuscino preferito dal divano e lo aveva completamente distrutto.
Aveva giocato con il cuscino per ore. Quando sono entrato in casa, Fido era seduto in mezzo al salotto, felice e coperto di piume, e mi guardava muovendo la coda. Che scena comica! Cari amici che fate Italian Immersion con noi, fermiamoci un attimo per capire la magia della nostra grammatica. Luca ha appena usato di nuovo il trapassato prossimo in modo perfetto per la nostra Italian conversation. Ha detto: il cane aveva preso il cuscino e lo aveva distrutto. Esatto, amici. L'azione del mio cane Fido è successa nel passato, ma prima del mio ritorno a casa. Io ho aperto la porta, azione recente, ma il cane aveva distrutto il cuscino, azione ancora più vecchia. Questo è il segreto per usare bene i tempi verbali italiani e raccontare storie in modo naturale e senza blocchi. A proposito di cani e animali domestici, vogliamo chiedervi una cosa. Scrivete subito nei commenti: avete un animale domestico a casa che combina dei guai divertenti? Scrivete cane, gatto o il nome del vostro animale qui sotto. È un ottimo esercizio per praticare il vostro vocabolario italiano e noi adoriamo leggere le vostre risposte. Sì, lasciate tantissimi commenti. Inoltre, ricordatevi che interagire con noi nei commenti aiuta l'algoritmo a mostrare i nostri video a tanti altri studenti nel mondo. Quindi se il video vi piace, iscrivetevi a Italiano Vivo e mettete mi piace. È un piccolo gesto per voi, ma per noi è un grandissimo aiuto per continuare a creare lezioni di italiano gratuite e di alta qualità. Grazie Luca per aver ricordato questa cosa importante. Ma ora dimmi, quando hai visto tutte quelle piume bianche in casa, cosa hai fatto? Hai sgridato il povero cane? Immagino che in quel momento il tuo sogno di riposarti sul divano fosse completamente svanito. Sì, il sogno del relax era sparito nel nulla. All'inizio volevo sgridare Fido, è vero, ma quando l'ho guardato nei suoi grandi occhi dolci non ci sono riuscito. Era così felice di vedermi. Così ho fatto un lungo respiro, ho preso la scopa e ho iniziato a pulire tutto il salotto. Sei davvero un padrone molto paziente, Luca. Spazzare tutte quelle piume leggere deve essere stato un lavoro lunghissimo e molto noioso, soprattutto dopo la tua lunga passeggiata dalla stazione. Molto noioso, sì. Ci ho messo quasi un'ora per raccogliere ogni singola piuma bianca da terra, dai mobili e dai tappeti. Ma c'è una cosa curiosa che succede quando fai dei lavori manuali in casa, come pulire la casa o lavare i piasti. Ti aiuta a pensare con calma. È vero, pulire la casa per molte persone è un'attività rilassante, quasi come una meditazione. A cosa pensavi mentre usavi la scopa per sistemare il guaio del tuo cane? Pensavo a come la vita sia imprevedibile. Avevo programmato una giornata di duro lavoro a Milano e invece mi trovavo a casa a pulire piume bianche con il mio cane che mi seguiva passo dopo passo. Alla fine, quando la casa era di nuovo pulita, mi sono finalmente seduto su quello che restava del divano. E indovina un po'? Cos'è successo questa volta? E spero che la giornata fosse finalmente diventata tranquilla per te. Sì, finalmente ho sentito un grande senso di pace. Il mio cane si è seduto vicino a me, ha appoggiato la sua testa sulle mie ginocchia e si è addormentato in 2 minuti. In quel preciso momento ho capito che, nonostante la corsa, il treno perso e il cuscino distrutto, ero felice di essere lì, nella mia casa. Che bellissima conclusione per questa mattina pazza. Questa storia è un esempio perfetto di vero italiano, di come parliamo noi madrelingua nella vita di tutti i giorni. Ascolta italiano con il cuore e imparerai tantissimo. Questo è il consiglio che diamo sempre a tutti i nostri studenti, principianti e intermedi. È proprio così, Marta, e per fissare bene nella mente le parole nuove di questa terza parte del racconto, facciamo subito la nostra preziosa analisi del lessico, dedicata a tutti coloro che vogliono migliorare il loro italiano A1 e italiano A2. Serratura. Questo è il meccanismo di metallo che si trova sulle porte o sui portoni. Serve per chiudere a chiave la porta e tenere la casa al sicuro. Inseriamo la chiave nella serratura e la giriamo per aprire o chiudere. Colpevole. In una storia misteriosa o in un problema, il colpevole è la persona, o in questo caso l'animale, che ha fatto un'azione sbagliata. Nel mio racconto, Fido era il colpevole del disastro in salotto. Guaio. Un guaio è un problema, un pasticcio, una situazione difficile o spiacevole creata da un errore. Quando diciamo combinare un guaio, significa creare confusione o fare un piccolo danno, spesso per sbaglio o per gioco,
come fanno i bambini piccoli o i cuccioli. Sgridare è un'azione verbale. Quando una mamma alza la voce con il suo bambino per insegnargli che ha fatto una cosa sbagliata, lo sta sgridando. Significa rimproverare qualcuno con parole severe per correggere un comportamento. Scopa è un oggetto utilissimo e fondamentale in ogni casa italiana e nel mondo. È formata da un bastone lungo e da una bracciola alla base. Si usa per pulire il pavimento, portando via la polvere o la sporcizia. Bravissima Marta. Invito tutti i nostri ascoltatori a scrivere queste 5 parole sul loro quaderno di italiano e usare queste parole per raccontare una vostra storia personale vi aiuterà moltissimo a pensare in italiano in modo naturale e senza blocchi. Che immagine dolcissima, Luca! Questa è davvero una bellissima conclusione per la tua mattinata faticosa. Ascoltare queste storie vere di vita quotidiana, raccontate con calma e serenità, è un esercizio fantastico per i nostri studenti. È un modo perfetto per ascoltare e imparare a parlare italiano, facendo un'ottima conversazione in italiano. È proprio vero, Marta. La tranquillità della propria casa è impagabile, ti ridà molta energia. Ma la mia giornata non è finita lì. Dopo essermi addormentato sul divano accarezzando la testa del mio cane, ho dormito per circa 1 ora e mezza. È stato un sonno profondo e molto riposante. Quando ho aperto gli occhi, la luce calda del sole entrava dalla finestra del salotto, ma all'improvviso ho sentito un rumore strano e molto forte. Un rumore strano? Non ci credo. Un altro problema in casa? Dimmi che non si era rotta una tubatura dell'acqua. No, tranquilla, nessun problema esterno e nessun tubo rotto questa volta. Il rumore veniva da dentro di me, veniva dal mio stomaco. Avevo una fame terribile. Erano ormai le 2 del pomeriggio e con tutta quella confusione e lo stress assurdo della stazione non avevo mangiato assolutamente nulla da quando mi ero svegliato al mattino presto. Povero Luca, è normalissimo. Avevi corso tantissimo a piedi, ti eri spaventato per la riunione, avevi pulito la casa da tutte quelle piume, avevi consumato tantissime energie fisiche e mentali. Quando si ha tanta fame in Italia, la prima cosa a cui pensiamo è sempre e solo una: un bel piatto di pasta. È la base solida della nostra cultura italiana. Esattamente, volevo prepararmi un bel piatto di pasta al pomodoro e basilico. Una ricetta semplice, veloce e confortante. Un classico da italiano vero. Così mi sono alzato dal divano camminando in punta di piedi per non svegliare il mio cane che dormiva ancora e sono andato dritto in cucina. Ma indovina un po'? Quando ho aperto la porta del frigorifero ho avuto un'altra brutta sorpresa. Non dirmi che il frigorifero era rotto e si era spento. No, tranquilla, nessun problema esterno e nessun tubo rotto questa volta. Il frigorifero funzionava benissimo e l'aria dentro era bella fresca. Il problema era un altro, era completamente vuoto. C'erano solo una bottiglia d'acqua aperta, mezzo limone e un vasetto di yogurt vuoto. Questo perché il giorno precedente non ero andato al supermercato, ero tornato molto tardi dal lavoro in ufficio e non avevo fatto la spesa per la settimana. Eccolo di nuovo. Cari amici che ascoltate il nostro Italian Podcast, avete notato il nostro caro e amato trapassato prossimo? È indispensabile per chi vuole superare il livello di italiano per principianti e raggiungere un buon italiano intermedio con sicurezza. Luca ha detto proprio «non avevo fatto la spesa». Questa azione, o meglio, questa cosa non fatta, appartiene al giorno prima, quindi a un passato più lontano rispetto all'aprire il frigorifero. Hai spiegato la regola in modo perfetto, Marta. Questo tempo verbale è utilissimo per fare ordine temporale tra i ricordi passati. Ma torniamo alla mia triste cucina. Ero lì, in piedi, davanti al frigorifero vuoto, molto stanco e super affamato. Ho pensato subito di ordinare una pizza a domicilio con il telefono, ma poi ho ricordato una cosa fondamentale. Non avevo il mio portafoglio, lo avevo dimenticato sul tavolo della cucina ore prima, te lo ricordi? Ma purtroppo dentro non c'erano contanti. Senza soldi di carta non potevo pagare il ragazzo della consegna della pizza. Ah, è vero, una situazione davvero tragicomica. Niente soldi in contanti, niente spesa nel frigo, nessuna voglia di uscire di nuovo a piedi. Come hai risolto il problema del pranzo? Questa sì che è una situazione perfetta per testare la grande creatività di un vero italiano in cucina.
Ho usato l'istinto di sopravvivenza culinaria e la fantasia. Ho chiuso la porta del frigorifero e ho aperto l'anta della mia dispensa, quel piccolo mobile di legno dove noi italiani conserviamo i cibi che non hanno bisogno del freddo del frigorifero. E lì, in fondo, ho trovato un pacco di spaghetti mezzo vuoto. Poi ho guardato in un piccolo cestino sul tavolo e ho visto 2 spicchi d'aglio e un peperoncino rosso molto piccante. E per fortuna, in casa mia, non manca assolutamente mai una grande e buona bottiglia di olio extravergine d'oliva. Ah, gli spaghetti aglio, olio e peperoncino, la fantastica salvezza di ogni pasto improvvisato in Italia, soprattutto a mezzanotte con gli amici. È una ricetta meravigliosa, velocissima da preparare e piena di sapore intenso. Per chi sta seguendo le nostre lezioni di italiano e vuole fare una vera Italian immersion, imparare queste tradizioni è davvero fondamentale. Proprio così, è il piatto della vera tradizione casalinga. Ho preso una grande pentola di acciaio, l'ho riempita di acqua fresca e l'ho messa sul fuoco. Mentre aspettavo con pazienza che l'acqua bollisse, ho preso una larga padella. Ho versato abbondante olio d'oliva, poi ho spucciato l'aglio, l'ho tagliato a pezzetti minuscoli insieme al peperoncino rosso e li ho messi nell'olio. Ho acceso un fuoco molto basso. Il profumo delizioso che si è diffuso nella mia cucina in pochi secondi era assolutamente fantastico. Posso sentirlo quasi da qui. Quel profumo pungente, caldo e saporito dell'aglio che soffrigge dolcemente nell'olio è una sensazione meravigliosa per chi ama mangiare. Ma dimmi, Luca, mentre cucinavi con tanta concentrazione, ti sei ricordato di un dettaglio molto importante per noi italiani? Sì, per fortuna sì. Mi sono ricordato di mettere un bel puglio di sale grosso nell'acqua della pasta. Pensa che tragedia se l'acqua fosse rimasta senza sale, gli spaghetti sarebbero stati insapore. Quando l'acqua ha iniziato a bollire forte, ho buttato gli spaghetti. Li ho cucinati per 8 minuti precisi, guardando l'orologio, perché a me la pasta mi piace mangiarla molto al dente. La pasta al dente è un must in Italia, una regola sacra. Guai a mangiarla troppo cotta e molle, diventerebbe quasi una suppa. Anche questa è un'ottima lezione di cultura, utilissima per espandere il vocabolario italiano e parlare italiano come noi. E dopo che hai scolato gli spaghetti fumanti dall'acqua? Li ho trasferiti direttamente nella padella grande con l'olio caldo, l'aglio profumato e il peperoncino. Ho alzato leggermente la fiamma e ho mescolato tutto velocemente con 2 forchette, aggiungendo anche 2 cucchiai di acqua di cottura della pasta. Quel liquido bianco, ricco di amido, aiuta sempre a creare una cremina sul fondo del piatto. In 2 minuti esatti il mio pranzo era pronto, lucido e fumante. Che meraviglia da ascoltare! Un pasto davvero re, preparato in soli 10 o 12 minuti, usando pochissimi ingredienti poveri. E tutto questo è nato dal fatto che non avevi fatto la spesa al supermercato. Questo dimostra la vera magia della cucina italiana e dell'arte di arrangiarsi. Ti sei goduto il pranzo in pace? Moltissimo. Mi sono seduto al piccolo tavolo della cucina vicino alla finestra. Il silenzio della casa era meraviglioso. Era interrotto solamente dal piccolo rumore della mia forchetta nel piatto di ceramica e dal dolce respiro del mio cane che continuava a dormire sereno sul tappeto. Posso dirti con certezza che è stato uno dei pranzi più buoni degli ultimi mesi. E sai perché? Immagino che il motivo principale fosse che avevi una fame da lupi dopo quella mattinata pazzesca e stressante. Quello sicuramente ha aiutato molto, ma il vero motivo era che in quel preciso istante ho davvero apprezzato la semplicità del momento presente. Mi ero finalmente fermato. Tutto lo stress per il treno perso la mattina, l'ansia forte per la riunione saltata, l'arrabbiatura per aver dimenticato i soldi era completamente sparito. C'ero solo io, il mio cane tranquillo e un buonissimo piatto di pasta caldo preparato con le mie mani. È una bellissima e profonda riflessione, Luca. Imparare ad apprezzare le piccole cose semplici, come un momento di tranquillità, è un grande segreto per vivere bene. E sono sicura che tutti i nostri amici in ascolto stiano migliorando tantissimo il loro livello, dall'italiano A1 in su, grazie a questa tua bellissima e tranquilla scena di vita. Ne sono sicuro anche io. Ascoltare è magico. E per aiutare tutti i nostri studenti e amici a fissare meglio nella loro memoria queste nuove e utilissime parole che abbiamo usato, che ne dici se facciamo subito la nostra utilissima analisi per chiudere questo momento? Certamente, Luca, è un'ottima idea. Facciamo la nostra immancabile analisi del lessico di questa parte
Estraiamo 5 parole importanti usate nella tua storia e spieghiamo il significato, così il nostro pubblico può imparare a usarle in contesti diversi. Comincio io con la prima parola. Frigorifero. È il grande e pesante elettrodomestico fondamentale che si trova in ogni cucina. Serve per mantenere al freddo il cibo, come la carne o i cermaggi, e le bevande, per non farli andare a male con il calore. Vuoto. È un aggettivo molto comune che significa senza niente dentro, privo di contenuto. Nel mio racconto, il mio frigorifero era vuoto, non c'era cibo, ma solo poca acqua. Dispensa. Nelle case italiane la dispensa è un mobile alto, un armadietto della cucina o a volte una piccola stanza separata, dove si conservano tutti quegli alimenti secchi che non hanno bisogno del freddo del frigorifero, come la pasta, il riso, il caffè o lo zucchero. Pentola. È un contenitore profondo e largo, generalmente fatto di metallo, come l'acciaio inossidabile o l'alluminio, che si usa per cucinare i cibi liquidi sul fuoco. La usiamo quasi ogni giorno per far bollire l'acqua quando prepariamo la nostra amata pasta. Al dente. Questa è un'espressione famosissima e strettamente legata alla vera cultura italiana del cibo. Si usa per descrivere la cottura perfetta della pasta o del riso. Significa che l'alimento è cotto, ma è ancora leggermente duro al centro, offrendo una piacevole resistenza quando si mastica sotto i denti. Perfetto, Marta. La tua spiegazione è chiarissima. Conoscere queste parole è assolutamente essenziale per chiunque voglia destreggiarsi nella vita quotidiana in Italia, per capire le ricette e per amare il nostro cibo e la nostra lingua in modo totale. Davvero perfetto, Luca. Le tue spiegazioni sulla cucina italiana mi fanno venire sempre l'acquolina in bocca. E ascoltare queste tue storie di vita vera è un modo eccezionale per fare Italian Listening Practice. Ma dimmi, dopo aver finito quel delizioso e inaspettato piatto di spaghetti aglio, olio e peperoncino, come hai passato il resto del tuo pomeriggio libero? Dopo aver mangiato, ho pulito velocemente la cucina. Ho lavato la pentola e la padella con cura. Poi ho guardato fuori dalla finestra. Il cielo era di un azzurro intenso e pulito. Così ho deciso di prendere il guinzaglio e di portare il mio cane Fido a fare una lunghissima e tranquilla passeggiata nel grande parco vicino a casa mia. Aveva bisogno di correre un po' all'aria aperta. Che ottima idea! Fare una passeggiata nella natura è utilissimo per scaricare lo stress dopo una mattina così complessa. Per i nostri studenti che vogliono imparare l'italiano e migliorare la conversazione in italiano, sapere come raccontare la propria routine pomeridiana è importantissimo. Sì, è molto utile per imparare a parlare italiano con sicurezza. Appena siamo usciti di casa, il mio cane era felicissimo. Tirava il guinzaglio per andare più veloce. Quando siamo arrivati al parco, c'era un'aria fresca e piacevole. Lì ho incontrato il mio vicino di casa, il signor Rossi, un signore anziano molto simpatico e sempre gentile. Oh, una classica scena da vita di quartiere italiana. Immagino che il signor Rossi fosse molto sorpreso di vederti passeggiare al parco nel primo pomeriggio. Di solito tu sei sempre chiuso in ufficio a Milano a quell'ora, vero? Esattamente. Mi ha guardato con gli occhi sgranati e mi ha chiesto: «Luca, ma cosa ci fai qui? Non dovreste essere al lavoro?» Così gli ho raccontato tutta la storia incredibile della mia mattina, dalla corsa in stazione fino al disastro delle piume bianche. Abbiamo fatto una bellissima e divertente Italian conversation seduti su una panchina di legno sotto un grande albero. Che bella immagine! E parlando con il signor Rossi, hai dovuto usare di nuovo il nostro famoso tempo verbale di oggi? Sto parlando ovviamente del trapassato prossimo, il grande protagonista di questo episodio di Italiano Vivo. Certo che sì, Marta. Gli ho spiegato che il treno era già partito e che avevo dimenticato il portafoglio. Usare questo tempo del passato è essenziale per l'Intermediate Italian. Se impari a usarlo bene, i tuoi racconti diventano molto più ricchi e precisi. Il signor Rossi ha riso tantissimo ascoltando le mie sventure. Beh, la tua sfortuna mattutina ha regalato un bel sorriso a un signore anziano. Anche questo è un lato positivo. E poi, dopo la chiacchierata con il signor Rossi, siete tornati a casa? Sì, il sole stava iniziando a scendere e l'aria diventava un po' più fredda. Siamo tornati a casa a piedi. Quando sono entrato, ho preparato una tazza di tè caldo alla pesca. Mi sono seduto di nuovo sul mio divano pulito, ho preso un bel libro che volevo leggere da tanto tempo e ho passato il resto della serata a leggere in totale relax fino all'ora di cena.
È la perfetta conclusione di una giornata iniziata malissimo, ma finita nel migliore dei modi. Grazie mille per aver condiviso con noi questa tua avventura, Luca. È stato utilissimo per aiutare chi ci ascolta a pensare in italiano. Ora, per arricchire il vocabolario italiano dei nostri amici a casa, passiamo subito alla nostra ultima analisi del lessico di oggi. Spiegheremo 5 parole chiave che hai appena usato. Ottima idea, Marta. Inizia tu con la prima parola della lista, così aiutiamo i nostri amici a memorizzare bene questi nuovi vocaboli. Guinzaglio. È un oggetto fondamentale per chi ha un animale domestico. È una lunga corda o una striscia di cuoio o nylon che si aggancia al collare del cane per portarlo a passo in sicurezza e per non farlo scappare in strada. Panchina. Una panchina è un lungo sedile, solitamente fatto di legno e metallo o a volte di pietra, che serve per far sedere e riposare le persone che passeggiano per la città. Sgranati. Si usa spesso con la parola occhi. Avere gli occhi sgranati significa aprire moltissimo gli occhi per lo stupore, per la forte sorpresa o per la paura. Il vicino di Luca aveva gli occhi sgranati perché era molto sorpreso di vederlo lì. Sventura. Una sventura è un evento molto sfortunato, un piccolo o grande incidente che porta problemi. La mia mattina piena di piccoli disastri, come il treno perso e il telefono scarico, è stata una serie di vere e proprie sventure divertenti. Tazza. È un piccolo e profondo contenitore di ceramica o di vetro che ha un manico laterale per poterlo tenere senza bruciarsi le dita. In Italia usiamo la tazza principalmente per bere bevande molto calde, come il latte al mattino, il tè o la cioccolata calda. Bravissima, Marta. Sono sicuro che i nostri studenti di Italiano Vivo faranno tesoro di queste preziose parole. E ora, cari amici che siete a casa o in macchina, è arrivato il momento speciale e super interattivo della nostra lezione, il momento dello shadowing. Esatto, lo shadowing è un esercizio magico per migliorare la pronuncia e abituare i muscoli della bocca a parlare italiano, come dei veri madrelingua. Io leggerò una frase importante della storia di oggi a velocità normale. Poi Luca ripeterà la stessa identica frase, ma molto lentamente, dividendo bene le sillabe. Voi a casa dovete ripetere a voce alta insieme a Luca. Siete pronti? Cominciamo con la prima frase. Il treno era già partito. Il treno era già partito. Avevo dimenticato il portafoglio. Avevo dimenticato il portafoglio. Il cane aveva distrutto il cuscino. Il cane aveva distrutto il cuscino. Non avevo fatto la spesa. Non avevo fatto la spesa. Siete stati assolutamente fantastici. Ripetere ad alta voce è il vero segreto per imparare italiano velocemente. Siamo arrivati alla fine di questa lungissima e utile lezione. Se siete arrivati fino alla fine di questo video, vogliamo ringraziarvi di cuore. Lasciate subito un commento qui sotto, scrivendo la parola spaghetti o mettendo l'emoji di un cane, così sapremo che siete rimasti con noi fino alla fine. Esatto, commentate in tanti, noi leggiamo sempre tutti i vostri messaggi. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale Italiano Vivo, di attivare la campanella per non perdere le nuove lezioni e di lasciare un bel mi piace se questo video vi ha aiutato. Grazie mille per aver studiato con noi oggi. Continuate a fare tanta pratica e ricordatevi che imparare una lingua è un viaggio bellissimo. Ciao a tutti e a presto!